Ragazzi, siamo in questo video per fare un esperimento che ovviamente poi metterò in guardia da tutte le cose che possono succedere. Installare un sistema operativo OS, macOS su un Mac non supportato. Io lo farò col mio Mac metà 2012, MacBook Pro. Installerò Ventura, in effetti l'ho già fatto, ho già provato e funziona. In questo primo video vi guiderò nell'installazione di un sistema operativo su Mac non supportato, ma vi devo ovviamente anche mettere in guardia. Innanzitutto, se è un Mac che utilizzate per lavoro, fatevi backup, ok, del caso, salvatevi quello che poi vi servirà in futuro. E ovviamente questi esperimenti sono sempre da prendere un po' con le pinze. Chi vi dice che il vostro Mac rinasce, crediamoci a metà. Può rinascere come non può più funzionare nulla di quello che voi utilizzavate. In effetti sul mio Mac Pro Tower 2009 non funziona Filmora, non funziona Final Cut, perché il processore è un Xeon, quindi non viene riconosciuto. Mentre sul MacBook Pro ho testato Filmora, funziona, anche se ovviamente la velocità non è degli ultimi Mac, quindi anche quello bisogna un po' prenderlo con le pinze. Ovviamente non aumenterà la velocità, anzi potrebbe anche diminuire, perché il sistema operativo è più pesante e il processore non ce la fa. Ma la macchina su cui dovete fare questo esperimento o installare un sistema operativo del genere è una macchina che voi utilizzate come muletto, vedere i video, andare su YouTube, non so, fare un sito internet, certo non fare un montaggio 4K oppure 8K, non esagerando, ok, a utilizzare il computer per questi lavori, anche perché si possono riscaldare e si può anche guastare. Quindi vi metto in guardia, perché poi ovviamente devo anche dirvi che io ovviamente mi metto in guardia perché poi non voglio la responsabilità su nessun computer che si può guastare nel tempo. Quindi fate questi esperimenti pensandoci bene e ovviamente andando incontro anche alle conseguenze negative. Detto questo, vi chiedo ora, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò ovviamente nel corso di quest'estate, anche se diminuirà un po' la frequenza. Con questo andiamo a vedere l'installazione di Ventura sul MacBook Pro metà 2012. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è procurarci una pennetta. Diciamo che dovrebbe essere, sul sito, adesso andremo a vedere, consigliano 16 giga, ma 32 è meglio. Questo è 64, quelli che si usavano, vi ricordate, Lightning da una parte USB A, ma non funziona più, non so perché. L'applicazione era molto comoda ma non funziona più. Quindi procuratevi una pennetta, perché dovremo andarla a formattare. Prima di formattare andiamo a dare un'occhiata ovviamente al sito internet dove dovremo scaricare tutte queste cosine. Quindi andiamo subito su Safari. Ecco, intanto vi faccio vedere la reazione abbastanza buona di questo Mac 2012. Allora, Open Core Legacy. Ecco, non vi preoccupate di come scrivo, anzi non scrivo niente perché non ho neanche mirato il cursore. Ok, Open Core. Allora, Open Legacy, eccolo qua. Quindi andiamo qui, vedete che c'è un sito internet dove possiamo andare a incominciare a scaricare l'applicazione, che è proprio questa Open Core Legacy che ci servirà. Quindi andiamo su questo tastone e possiamo anche da questa parte qua, vedete dove c'è scritto Support Models, cliccarci sopra e andare a vedere ovviamente quello che se il nostro modello è supportato. Ragazzi, dovrebbe riconoscerlo da sola l'applicazione. Se non c'è, ovviamente bisogna forzarcelo, sperando che poi ovviamente, se non lo riconosce, tutto vada a buon fine. Meglio se lo riconosce. Torniamo indietro e andiamo su questo primo link. Vedete questo primo link dove c'è scritto proprio download, ok, questo primo link. Quando veniamo catapultati in un'altra pagina che contiene anche tutte le istruzioni cui possiamo attingere per poter, se non volete vedere questo tutorial oppure se non vi ricordate qualcosa, possiamo attingere da questa pagina, ci sono tutte le istruzioni. Fatto questo, dobbiamo andare a scaricare l'applicazione vera e propria, quindi andiamo su questo link, vedete questo qua, ok, questo qua. Andiamo qui, clicchiamo e nella pagina che ci appare adesso
forse ci appare, ci saranno tutte le versioni di questo Open Core, ovviamente dalla più recente a quelle un po' più vecchiotte. Boh, non so, forse magari avendo un modello più vecchio, non lo so. Comunque noi andiamo ovviamente a scaricare la più nuova, clicchiamo su proprio la versione, il nome della versione, e una volta fatto ciò andiamo in fondo, vedete in fondo a me tu piaci te, e troviamo questo file. Ecco il secondo, ok, file. Ricordatevi che è questo da scaricare, perché avevo già sbagliato una volta e quindi ho capito che è questo. Detto questo, clicchiamo sopra e andiamo a scaricarlo senza problemi. Quindi scarichiamo il nostro file e possiamo ora chiudere ovviamente il nostro browser, possiamo chiudere anche questo e una volta scaricato dobbiamo andarlo a lanciare. Non ci resta che andare a lanciare l'applicazione e iniziare il nostro lavoro, però prima di ciò dobbiamo prendere la pennetta, andare su Utility Disk e formattarla ovviamente nel formato giusto che ci servirà per il primo boot ovviamente del nostro sistema operativo. Quindi andiamo su Utility Disk. Non ci sbagliamo di pennetta, raccomando che ce ne due installate, quindi pennetta no, questo qua vedete che era già con OS Ventura, la mia prova che avevo fatto. Andiamo ovviamente a inizializzare la pennetta. Ecco, una cosa che vi consiglio, certo se avete due pennette dello stesso diciamo della stessa capacità quello è difficile, ma se avete cose diverse ovviamente vi accorgete subito se è quella giusta. Io infatti la mia è 64 GB 65, quindi è quella giusta e non vado a fare pasticci. Inizializza e la andiamo a formattare nel formato app, perché questo è il formato del Mac boot, cioè può diventare un boot disk. Andiamo a fare, io no, lascio così, va benissimo, il nome va bene. Ok, vado a fare inizializza e ovviamente il mio Mac inizializzerà la pennetta. Abbiamo formattato la nostra pennetta, possiamo spegnere Utility Disk e andare a lanciare questa applicazione. Ok, questa applicazione è quella che ci permette di fare tutte le operazioni che del caso. Quindi adesso vedete che lui ovviamente scarica componenti aggiuntivi, fa un po' di sue cosine e poi ci arriverà la mascherina davanti. Ok, apri la mascherina che ci dirà ovviamente che possiamo, ecco, dobbiamo mettere la password, mi interrompi sempre, che possiamo andare avanti. E la voce adesso è una voce sola che ci serve per poter installare, cioè per poter copiare il sistema operativo sulla pennetta. Eccolo, ok, apparso il menu, la voce che ci serve è questa. La prima operazione che dobbiamo fare è andare a scaricare, vedete, il sistema operativo che noi vorremmo installare. Ovviamente io avevo provato Sonoma a installarlo sul MacBook 2012, ma risultava troppo pesante, anche se questo si surriscalda abbastanza, ma non tanto, direi, rispetto a Sonoma. Quindi io andrò a prendere il Ventura, ok, perché voglio ovviamente non appesantire tanto il mio Mac, e vado a cliccare semplicemente su download. Quindi adesso inizia lo scaricamento del sistema operativo. Una volta finito ci darà l'opportunità ovviamente di andarlo a installare sulla pennetta. Bene, siamo quasi giunti, vedete, anzi siamo giunti alla fine dello scaricamento di Mac OS. E adesso vedete lui incomincia a produrre, a verificare l'installer. Ovviamente questa è una cosa buona. E poi incomincia ovviamente la procedura di installazione sulla pennetta, perché poi ovviamente l'installazione, diciamo, penso che faccia l'immagine del disco che una volta si utilizzava per poi installare sistemi operativi. Quindi viene prodotto questo installer sulla chiavetta che ci servirà poi in un secondo momento per andare a installare veramente il sistema operativo sul nostro disco, ok, che abbiamo ovviamente qua in locale. Ecco, una cosa mi sento di dire, e mi scuserò anche in anticipo, adesso ovviamente non potrò più fare la registrazione a schermo perché il Mac andrà in modalità di installazione, quindi dovrò mettere un iPhone davanti e ragazzi scusate, mi scuso anticipatamente per i riflessi che ci saranno, però l'importante è vedere quello che poi io farò.
Quindi finisce questa installazione, questa verifica e andiamo all'installazione del sistema operativo. Ecco, adesso sta estraendo, ok? Diciamo tutti i file che serviranno per poi produrre il disco di installazione, che in questo caso è una pennetta. Una volta si usavano i DVD, i CD, i floppy disk, e adesso si usano le pennette. Eccoci, ok, siamo giunti qua, il messaggio è chiaro, ok, se vogliamo procedere con la creazione dell'installer, diciamo di sì. Ovviamente vedete adesso lui mi troverà, vedete il sistema operativo, ecco questa qua è la stessa cosa che possiamo fare ovviamente dall'applicazione stessa quando l'abbiamo già scaricato, anzi vediamo un po' di farvelo vedere, return menu, ok, se io ho scaricato più sistemi operativi, ovviamente cosa faccio? Vado qui, ok, ritorno qui, vedete nella seconda voce che volevamo fare prima, lui mi trova il sistema operativo ovviamente che io ho scaricato in precedenza, cioè potrebbero essere anche più di uno, vado a cliccarci sopra e a questo punto devo stare molto attento, devo scegliere la pennetta giusta. Quindi fate sempre riferimento alla capacità della pennetta, sempre se non ne avete due installate o avete due hard disk uguali, eccetera, eccetera. Quindi flash drive da 124 non è questa, ma è questa qua, la flash drive da 69 da 63 giga. Ok, vado qui e procedo all'installazione dandogli yes, cioè non installazione vera e propria, ma alla creazione, ok, del file di installazione. Quindi adesso lui mi va a creare tutti questi file e poi potremo procedere alla vera installazione. Ecco, poi mi chiederà ovviamente di fare un reboot perché ovviamente dovrà installare il sistema operativo. Bene ragazzi, siamo quasi giunti alla fine, vedete, quasi giunti alla fine della creazione del nostro installer, quindi stiamo praticamente raggiungendo il nostro scopo, ok? E come ho detto in precedenza, ovviamente io dovrò staccare la registrazione schermo e andare, sta registrando sì, andare ovviamente con uno smartphone davanti diciamo, al video, ovviamente verranno fuori i riflessi. Però mi scuso, come ho detto prima, anticipatamente perché non si può fare diversamente, ok? Sì, potrei montare il polarizzatore, tutto quello che volete, ma ragazzi, facciamo un po' le cose anche shue, come si dice a Napoli, perché se no troppo complesso, poi mi correggono, devo parlare bene perché sennò fare le cose troppo complicate certe volte gueste. Ecco, il marchese di Grillo. Allora, dai su ragazzo che ce la stai facendo. Quanto ci vuole adesso? Ah, qua verifica di nuovo l'installing. Di nuovo, ma siamo di punto di capo di prima? Ok, non sta verificando l'installazione. Bello però, perché oltre a installare il sistema operativo, diciamo a installare, a creare la pennetta, lui verifica anche che il file siano ok, scritti giusti, bene, giustamente fatto. Parlo un po' male così almeno mi possono correggere. Ma no ragazzi, non voglio fare polemica, però io ragazzi, io sono una persona molto tranquilla, però non mi venite a rompere. Non mi venite a fare queste cose qua. Scherzo comunque, sempre. Ok, fermi tutti, fermi tutti. Allora, qui abbiamo raggiunto successfully, vuol dire che abbiamo fatto fully. Yes, a questo punto lui fa tutti questi casinetti qua. Ovviamente adesso mi chiederà il reboot e devo staccare ovviamente la spina, vedete, eccolo qua. Ah no, install to disk, yes. Si fa un altro manesino, ecco, giustamente, vedete che non mi ricordo mai niente, le faccio 3 volte le cose. Adesso dobbiamo andare a cercare di nuovo la pennetta flash drive, non vi sbagliate, mi raccomando, ve lo dico di nuovo ovviamente perché gli errori li faccio io, quindi sono abbastanza all'ordine del giorno, per me poi magari voi sarete molto più bravi, anzi lo siete molto più bravi. Andiamo su questa 64 giga, la partizione EFI che è l'unica, quindi la andiamo a sciacquare, lui farà di nuovo qualche installazione, qualche cosa e a questo punto vedete chiede ovviamente il reboot diciamo del sistema e quindi adesso andiamo a mettere l'iPhone, speriamo bene. Allora, giunti in questa fase, vedete abbiamo il reboot, ok, che ci viene chiesto dal nostro Mac perché ovviamente deve installare il sistema operativo sul disco fisso adesso.
Ecco, quindi la ripresa è da smartphone, come ho detto prima. Quindi andiamo a fare il reboot cliccando sul tasto, aspetta che ributtiamo anche qua, sul tasto Option, ok? Perché ovviamente bisogna che il nostro sistema operativo si avvii in modalità, è successo qualcosa qua? No, normale, non vi preoccupate, in modalità di boot, ok? Quindi adesso avremo una doppia scelta e sceglieremo ovviamente la chiavetta, ok? Eccola qua. Allora la chiavetta è questa, scegliamo questa, andiamo avanti, ok? Scegliamo di nuovo chiavetta che è questa, andiamo avanti. Adesso, ecco, a seconda poi delle situazioni, ogni tanto ci sono 3 dischi, ci sono 4 dischi, questo bisogna, ok, vedere un po' della situazione. Ora dovremo andare a formattare l'hard disk, quindi bisogna che formattiamo il nostro disco. Attenzione anche qua, ovviamente a cosa formattate, ragazzi, se avete i dati spero che vi siete fatti un backup, eccetera, eccetera. Ecco, di rumori a parte le moto ce ne sono tanti perché c'è anche una ventola che sta raffreddando il mio Mac perché ho detto che non è un po' anzianotto come me, quindi c'ha le calure, quindi bisogna stare attento. Adesso appena finito questo caricamento si mostrerà un menu dove potremo scegliere quello che bisogna fare. Ecco, la prima cosa che bisogna fare è formattare, quindi andremo in utility disk e formatteremo il nostro disco. Ok, allora, utility disk questa, vedete? Ragazzi, lo so, c'è un po' di riflesso, spero che sia fuoco. Penso di sì, meglio di così non posso fare. Quindi scegliamo questa voce qua, vedete? Poi ve lo faccio vedere bene, tanto capite bene la quarta, ok? Utility disk, andate avanti. Vi appare l'utility disk, a questo punto dovete andare a scegliere il disco. Ecco, ho abbassato un po' la luminosità così almeno si capisce bene. Ecco, andiamo a formattare il disco. Il mio disco è questo. Non so perché l'ho formattato con scritto dati, però vabbè, tanto lo riformattiamo lo stesso. Andiamo a verificare se il disco è vero, io ho 500 giga, quindi ci sta. Andiamo qua su e dovremo trovare la voce inizializza. Lo so, c'è molto riverbero da fuori, però ragazzi, è così. Ok, inizializza, andiamo qua e andiamo a cliccare ok, e ci togliamo dati, non so perché ha messo dati. Ok, facciamo così e andiamo a formattare il tutto. Ok, continua, formattiamo un hard disk, attenzione ovviamente a quello che formattate, mi raccomando. Purtroppo sono questi movimenti che sono un po' così. Bene, bene. Ora possiamo andare a spegnere utility disk qua su e andiamo nella seconda voce, vedete proprio install Ventura, clicchiamo sopra, andiamo avanti. Ovviamente adesso cosa bisogna fare? Bisogna andare a installare il tutto sull'hard disk che abbiamo appena formattato, quindi ci chiederà la destinazione. Andiamo a far così, spero che abbia tolto dati, spero di sì perché io non capisco intanto il formato, ho provato tante volte ovviamente e quindi boh, ogni tanto fa così, vabbè, ma comunque l'importante è il finale, no? Avere installato il nostro sistema operativo. Ok, sta andando. Ok, qua bisogna accettare tutte le privacy del mondo, ovviamente accettiamo tutto. Ok, ok, vedete, adesso io devo andare a installare sull'hard disk che ho scelto, quindi Mac OS. Vado avanti e qui inizia l'installazione vera e propria di Mac OS. Quindi se questa operazione andasse a buon fine, che è la settima volta che la faccio, perché poi ovviamente sono cose sempre sperimentali, quindi non si può mai essere sicuri come va a finire, alla fine di questa installazione andremo a configurare il nostro sistema operativo e speriamo che Dio ci mandi buono. Allora adesso si riavvia un po' di volte perché ovviamente deve concludere l'installazione e saremo pronti per andare a configurare il nostro OS Ventura. E poi in un altro video, non in questo ma in un altro video, arriveranno delle prove su applicazioni che possiamo utilizzare. La moto è passata,
Non so se prima dell'estate o dopo, perché io adesso mi trasferisco, quindi non so se portarmi dietro anche il Mac, che a fine conti mi serve più poco, diciamo la verità. Ecco, quasi finisce l'installazione e andiamo poi a configurare il sistema operativo. Ecco, bisogna lanciare ovviamente Mac OS perché adesso bisogna andare sul disco, però vedete che ci pensa lui automaticamente senza che noi dobbiamo selezionare diciamo, alcun disco. Ecco, quindi non si posiziona più sulla pennetta, ma si posiziona ovviamente sul disco. E in ultima fase, dopo l'installazione, bisogna ovviamente andare a installare il boot sull'hard disk, perché se no il boot verrà sempre dalla chiavetta. Primo riavvio, sempre Mac OS, ovviamente, vedi io non faccio niente, faccio tutto da solo. E adesso dovrebbe iniziare, è un po' lunga perché ovviamente il Mac non è velocissimo, iniziare la procedura di installazione, cioè di installazione, di finalizzare l'installazione, scegliere la lingua, Siri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso appena arriva la schermata di inizio configurazione, poi ovviamente la finirò dietro le quinte e ci vedremo ovviamente a installazione finita. Ok, ecco qua, vedete l'installazione prende vita. Ok, io posso anche farvi vedere così, almeno per chi non credo che nessuno non ci creda, ok, che l'installazione è stata fatta, però andiamo così, facciamo il primo step, lo facciamo, il primo step. Vado avanti, vedete ho scelto la lingua, adesso scelgo ovviamente se sono mascolo o femmina, non so perché hanno messo questa cosa nuova, e quindi vado avanti a fare questa installazione e avete visto che praticamente l'installazione è vera e ci vediamo alla fine. Installazione finita. Adesso OpenCore ovviamente si apre automaticamente, ok, non l'avete visto ma si apre automaticamente perché vi chiede se volete installare ovviamente il boot sul vostro hard disk. Ecco, io lo faccio adesso manualmente per farvi vedere se non succedesse questo come fare, però si apre automaticamente e la finestra che appare è proprio questa quando date yes, ok? Vedete, è proprio questa, quindi adesso lui installerà ovviamente sul disco fisso il boot di OpenCore perché per ovviamente non avere più diciamo l'obbligo di avere la chiavetta installata. Quindi non si fa altro che dare install, si dice install, e ovviamente scegliere la destinazione. In questo caso non sarà più la pennetta, ma sarà il nostro hard disk, che il mio è Samsung, sempre EFI, ok? E anche a questo punto bisognerà riavviare ovviamente il computer. A questo punto sempre la registrazione schermo ovviamente non potrà essere fatta, però adesso andiamo fino al riavvio, vedete riavvio, e faremo il reboot. Conclusioni, come vedete diciamo, il sistema operativo è stato installato correttamente, ovviamente per fare una prova se ovviamente Gennaro dice la verità si va su impostazioni e si va a vedere le info del computer stesso, vedete che è abbastanza reattivo, ok, eccola qua la versione Ventura. Prima di concludere, cioè concludiamo, ovviamente poi vedremo in un secondo video la reattività, ok, di questo diciamo di questo sistema installato su questo computer un po' vecchiotto. Vedete che ovviamente non è proprio reattivo diciamo immediato, però diciamo che possiamo anche accontentarci di quello che passa al convento, ok, se vogliamo utilizzare una macchina più vecchiotta. Ecco, la cosa, conclusioni, diciamo, ne possiamo tirare e sono queste. Come ho detto all'inizio, non installate, non fate queste manovre se il computer ovviamente vi serve per lavorare e dovete usare programmi che poi potrebbero non funzionare. Copiate tutto, fate i backup, eccetera, eccetera, prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione, anche se aggiornate un sistema operativo.
Quindi, detto questo, fate i vostri calcoli. Se volete far rinascere un pochino una macchina, oltre a cambiare ovviamente l'hard disk da meccanico a SSD, potete farla rinascere con un sistema operativo magari più nuovo, magari che se poi si interfaccia con cose che non potevate più usare. E in ultimo, non aggiornate, almeno io sul 2009 ho fatto questa esperienza, aggiornare il sistema operativo vuol dire creare qualche malfunzionamento di questo, diciamo, di questo open core che abbiamo installato. Ecco, open core alla fin dei conti si trova qui, si trova in applicazioni, ok? Quindi open core, open, eccolo qua, e potete lanciarlo quando volete, ok? Quindi io spero l'abbia lanciato. Lo potete lanciare quando volete e potete fare tutto quello diciamo che volete. Non so, ci sono anche dei patch, penso, legati ai driver, e quindi diciamo che si può fare questa cosa qua. Ecco, in ultimo, non ve l'ho fatto vedere, poi concludiamo. In setting, se non volete che OpenCore si avvii più diciamo, all'avvio del sistema operativo, non si avvii da solo, andate a deflaggare questa voce. E inoltre, se il vostro computer, questo l'ho detto all'inizio, dovevo dirvelo all'inizio ma non ve l'ho detto, lo trovate qua dentro, vedete tutti i modelli li trovate in questa voce qua e selezionate il vostro forzando ovviamente OpenCore. A questo punto io posso chiudere questo video dicendo che sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto, perché ho fatto rinascere questo computer che forse lo potevo anche lasciare nel cassetto e non utilizzare più. Per cosa fare? Siti internet, vederci qualche film, andare su YouTube, eccetera eccetera. Non cose complesse, ma poi vedremo se si può installare il Filmora, Final Cut, eccetera eccetera. Con questo, prima di concludere, vi invito a condividere questo video con i vostri amici se vi ha fatto piacere vederlo. E in ultimo è il momento di darmi questo aiuto iscrivendovi al canale e azionando la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo un grosso abbraccio, non abbraccio, non braccio, ci vediamo nel prossimo video.